Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli, sia per quanto riguarda il nuovo calendario della Serie A e le partite che ci aspettano nella nuova stagione, andremo a vedere anche gli incastri con le giornate di Champions League. Passando per il mercato, Lobotka, la Juve si fa avanti ma il Napoli fissa il prezzo, Zerbin addirittura che lo vorrebbe Mazzarri. In Grecia una situazione attaccanti che finalmente avrebbe qualcosa di sensato con uno scambio con la Fiorentina, Moise Kean inserendo comunque Lorenzo Lucca. Facciamo il punto della situazione passando per Ibrahimovic che vuole mettersi di traverso con Allegri e con il Napoli, ritardando le operazioni o magari facendo stare addirittura l'allenatore fermo un anno. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Restate sintonizzati su questo contenuto perché comunque più in là andremo ad analizzare il calendario del Napoli. Partiamo però prima dal calciomercato perché la Juve vuole Lobotka e il Napoli fissa il prezzo di 40 milioni. Giustissima la valutazione, il prezzo che il Napoli ha fissato, anche perché Lobotka ha 25 milioni di clausola nel contratto ma valida solo per l'estero, quindi lo vuoi in Italia? Benissimo, io posso anche sparare 100 milioni. Non ce li hai? Non te lo puoi prendere? Non è un mio problema, carissimi ragazzi in Italia, anche perché la Juve non è che potrebbe spendere e espandere, vista comunque la situazione e il bilancio da tener conto. Poi sappiamo sicuramente che le leggi le girano, le voltano e le fanno come vogliono loro e che non sono uguali sicuramente per tutti, o meglio non sono totalmente uguali per tutti, perché potrebbero anche cambiare a stagione in corso, così come abbiamo visto noi quest'anno e ne abbiamo pagato le conseguenze. Detto questo, Moise Kean scambio con Lucca con Vlahovic sullo sfondo. Secondo il giornalista Emanuele Cammarotto, Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli in prestito oppure essere inserito come contropartita tecnica nell'eventuale operazione che porterebbe Moise Kean in azzurro. Kean sarebbe uno dei profili maggiormente graditi a Massimiliano Allegri, che apprezza anche Dusan Vlahovic, ma Vlahovic è un bagno di sangue anche a parametro sangue a parametro zero, perché comunque 8 milioni di stipendio, 20 milioni addirittura alla firma del contratto, nemmeno fosse, che ne so, l'Holland di turno. Comunque dal punto di vista dei numeri e ciò che potrebbe fare Vlahovic, per quanto mi riguarda, è un rischio per qualsiasi società lo vada ad acquistare, almeno questo è il mio pensiero. Situazione invece che sposerei subito: Lucca alla Fiorentina, scambio più conguaglio eccetera. Poi diciamo che le dinamiche si devono ancora studiare, ma portare Moise Kean dal punto di vista tecnico a Napoli e ciò che potrebbe essere con Allegri il nuovo allenatore mi intriga e non poco. C'è un Zerbin invece che potrebbe partire e andare da Walter Mazzarri. Spunta una squadra a sorpresa per Alessio Zerbini, il calciatore di proprietà del Napoli è stato richiesto dal suo allenatore, ex allenatore Walter Mazzarri, appena trasferitosi in Grecia all'Iraklis Salonicco. Lo riporta Di Marzio, eccetera, eccetera, eccetera. Può darsi pure che, diciamo, trovi la sua dimensione con Mazzarri, anche perché ricordiamo la Supercoppa e Zerbin che comunque fece quel partitone, la Supercoppa con Mazzarri. Quindi può darsi che i rapporti siano molto ma molto buoni ancora tra il calciatore e l'allenatore, e magari l'avventura in Grecia. Poi può darsi pure che Zerbin vuole restare in Italia, eccetera eccetera, può anche darsi, però c'è questa opzione che potrebbe diciamo andare avanti nel tempo e magari concretizzarsi. Detto questo, Ibrahimovic si vuole mettere di traverso, o meglio si è già messo di traverso tra il Napoli, Allegri e il Milan, minacciando di far star fermo addirittura l'allenatore per un anno. Queste sono le ultime. Andiamo un attimo a prendere la notizia che hanno ricostruito, così la commentiamo insieme. L'esperto manager di Allegri, Branchini, getta benzina sul fuoco. Non abbiamo alcun contatto col Milan per la risoluzione. E chiaramente la classica menzogna da calciomercato. Quel che resta del Milan vorrebbe risparmiare persino gli ultimi 2 mesi di stipendio di Allegri. Figuriamoci se vuole riconoscere la buonuscita da 5 milioni che Mac si chiede per sé ed il suo staff. Si mormora persino che Ibrahimovic, sempre per fare un dispetto al nemico Allegri, sarebbe persino disposto a tenerlo fermo un anno. Il gioco delle parti al Milan nell'anno zero,
che con tagli a tutto. Un declino assai triste, De Laurentiis non può farci nulla, Max gli ha spiegato che sarebbe persino pronto ad andare in tribunale, visto che nella baraonda il Milan lo ha licenziato prima con il comunicato stampa e poi con la PEC. Insomma, un disastro. Branchini, agente dagli altri di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Sport Italia. Quando deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni. Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato rossonero. Fino ad eventuali e possibili ipotetici accordi da diversi da quello che c'è oggi, si è complicato capire come e con chi relazionarsi nel Milan. Non c'è stato nessun contatto, al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l'esonero, eccetera, eccetera. È una situazione abbastanza paradossale, anche se il presidente è stato pure abbastanza tranquillo nella conferenza stampa e sa benissimo che presenteremo Allegri nel ritiro di Di Maro quando tornerà dagli Stati Uniti, visto che il Milan ha deciso comunque di prolungare tutta la zuppa, ma è un Napoli che, a quanto vediamo, per nomi, caratteristiche, calciatori che comunque girano in orbita azzurra, sta già lavorando al mercato con Allegri, quindi non è che il Milan ritarda le operazioni e il Napoli poi dovrà virare all'improvviso su una nuova guida tecnica, o meglio, auguriamoci di no, perché poi stai pianificando il tutto con l'arrivo di Allegri e virare poi all'improvviso su qualcun altro porterebbe sicuramente scompiglio, sia per quanto riguarda i nomi che stai sondando sul mercato e magari qualche chiacchiera che porti avanti, sia per quanto riguarda i calciatori che hai in rosa, che sanno che arriverà Allegri e quindi qualcuno avrà deciso resto, non resto, me la sento, non me la sento, altri invece che sono convinti che restano, convinti della nuova guida tecnica e quant'altro. Devi cambiare un attimo lo scenario, può darsi pure che diciamo ti ritrovi davanti qualche mal di pancia e quindi devi gestire anche situazioni interne. Il Milan sappiamo benissimo che non è più il Milan dal punto di vista della gestione, gente che comunque ne capiva di calcio al 100%, è una società dove non c'è nessuno che diciamo è molto molto vicino al calcio, a parte Ibrahimovic che da calciatore lo possiamo giudicare, ma da dirigente lasciamo proprio stare, potevi fare tranquillamente altro, anche perché non si nasce, cioè non è una cosa che non è che non si nasce, è che non si diventa dirigenti essendo stato poi un grande calciatore, non lo dice nessuno, così come tu sei stato il miglior calciatore al mondo, nessuno dice che ti siedi sulla panchina e diventi il miglior allenatore del mondo. Non esiste, non c'è una gerarchia sicura che tu dici io smetto di giocare e dopo faccio il dirigente e sono ad altissimi livelli anche lì. Quindi il Milan è una barca che fa acqua da tutte le parti. Ecco che cosa è il Milan e quindi speriamo che troviamo la quadra quanto prima e il Napoli possa, diciamo, mettersi al 200% su un binario giusto per quanto riguarda mercato e situazioni poi da limare. Detto questo, il calendario del Napoli, leggo già che calendario difficile, le prime 5 partite, ma siamo impazziti o non siamo impazziti? Io mi soffermerei più sugli incastri Champions, perché ci sono delle cose che io credo che se premiamo 300 volte il tasto invio riformulando un calendario in automatico non uscirebbero le stesse cose quasi mai. Però ovviamente io lascio il beneficio del dubbio, perché giustamente non è che ti puoi mettere a fare il complottista ogni qualvolta si presenta un calendario, ma sappiamo benissimo in Serie A poi come va gestita la situazione. Detto questo, noi ogni qualvolta c'è il nuovo calendario abbiamo ad esempio le prime 10 partite con squadre tra virgolette abbordabili, ma fa 30 punti, le prime 10 facciamo 30 punti, iniziamo bene, benissimo, è un calendario in discesa eccetera, perché poi all'inizio devi fare i punti, d'accordissimo, ma partire comunque sul pezzo avendo sfide che presentano molte più difficoltà di di un Frosinone, un Monza e un'altra squadra al limite salita dalla Serie B in successione, io preferisco, avendo cambiato anche guida tecnica, diciamo in un calendario non tostissimo ma
dove ti mantieni sempre sul pezzo. Genoa-Napoli, Napoli-Como, Inter-Napoli e la prima di Champions. C'è la terza giornata, c'è lo scontro diretto tra contendenti ai 4 posti in Champions. Non voglio parlare nemmeno di titolo perché stiamo analizzando il calendario a giugno e quindi poi vedremo il cammino. La cosa che a me poi salta all'occhio è che nel girone di ritorno, anche se non si fanno le stesse partite in successione del girone di andata, si presenta la stessa situazione. E quindi Fiorentina-Napoli, il girone di ritorno, Napoli-Fiorentina, scusate, Como-Napoli e Napoli-Inter, con una Champions tra Napoli-Fiorentina e Como-Napoli. Poi c'è l'altra partita di Champions e poi c'è di nuovo Napoli-Inter. Quindi ecco perché, riformulando, premendo invio questo calendario, credo che non potrà mai più uscire la stessa situazione. Comunque andiamo un attimo avanti. Napoli-Bologna, Fiorentina-Napoli, Napoli-Frosinone, la seconda in Champions, Venezia-Napoli, la terza in Champions, poi c'è Napoli-Roma, Monza-Napoli, Juve-Napoli e la quarta in Champions. Dopo la quarta in Champions c'è la Lazio. Dall'altra parte andiamo a vedere, nel caso il Napoli playoff di Champions, benissimo. Dopo l'eventuale quarto di ritorno di Coppa Italia c'è Napoli-Juve, playoff Champions, Lazio-Napoli, playoff di ritorno di Champions, per poi affrontare il Frosinone. Quindi si presentano delle cose che sono simili, sono uguali, non simili, tra andata e ritorno, dove io rimango un attimo di stucco. Al di là che vogliamo dire un calendario all'inizio, partite complicate, la stagione comunque è fitta di impegni. Io me la sono segnata tutta quanta così per avere poi così, per avere all'occhio dal punto di vista diciamo cromatico tutto ciò che potrebbe succedere. E ha dell'assurdo questa situazione se la andiamo a comparare tra andata e ritorno. Le dobbiamo giocare tutte le partite e tutti gli anni le devi giocare tutte quante, al di là che poi prendi le prime 10 facili, poi si presentano 2 mesi dove puoi anche non capirci niente tra tutti gli scontri diretti, Europa e quant'altro. Quindi non sto qui a dire potevamo avere un calendario più semplice. Di più semplice non puoi avere praticamente niente, perché poteva anche essere Monza, Frosinone e che ne so, Venezia, Proloffese, eccetera eccetera. Non è detto che tu poi fai un filotto di vittorie. E come ho appena detto, sono contento di questa situazione, diciamo, di avere squadre complicate, tra virgolette, subito, appena si parte, così da mettersi sul pezzo pronti via, perché Napoli-Como è una sfida tra le prime 4 della classifica. Il Como gioca la Champions League, Inter-Napoli lo stesso, poi ci sarà un tantino Bologna, Fiorentina e Frosinone che potrebbero tra la prima e la seconda di Champions farti fare quei punti di cui hai bisogno per metterti in tranquillità. Poi c'è il Venezia, ma questa situazione alla quarta di Champions che a me è saltata subito all'occhio, Juve, Champions e Napoli-Lazio, e poi c'è dall'altra parte la stessa cosa, Juve, playoff, Lazio e l'altro è il playoff di ritorno. È una cosa molto ma molto simpatica che probabilmente solo in Italia riescono a fare software e diciamo personaggi che fanno i calendari. Non è sicuramente una polemica, non faccio polemica perché appunto le devi giocare tutte quante. Vedremo come andrà a finire poi il campionato. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro dovere in tutti i match, al di là che tu porti a casa i 3 punti o non li porti a casa, devi comunque giocartela con qualsiasi avversario, per quanto mi riguarda, anche perché il Napoli resta forte come rosa e come organico e non farà altro che tenersi lì dal punto di vista dell'asticella, perché parte qualcuno e non è che andiamo a non è che partono tra virgolette 3 top player e vai a prendere 3 scommesse, assolutamente. Ne partono 3 di top player, benissimo, 2 li prendi fatti, finiti e sul pezzo, e al limite uno lo vai a prendere dal punto di vista dell'età, delle liste e le caratteristiche, che può spaccare, ma potresti non avere la certezza matematica. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.